Salve horror dipendenti, eccoci in un nuovo video, finalmente sono in ritardo di oltre un mese sulla mia tabella di marcia, ma purtroppo è un periodo veramente molto frenetico. Comunque, nel video di oggi vi mostro un po' di libri, fumetti e saggi a tema horror, ovviamente che ho letto e acquistato ultimamente. E partiamo con Tomi. Io devo fare la doverosa premessa che io di manga non so assolutamente nulla. Sto cercando faticosamente di farmi una cultura perché purtroppo è un ambiente completamente nuovo per me e sto provando a recuperare quelli che dovrebbero essere gli autori mangaka, si dice, credo, un pochino più famosi nell'ambiente horror. Ho cominciato con Shintaro Kago e sto proseguendo con Junji Ito. Allora, Tomi mi è piaciuto moltissimo, avevo già letto anche Uzumaki, molto bello anche quello, e ho apprezzato di entrambi anche la trasposizione cinematografica. In effetti Tomi e Spira, l'Uzumaki, li ho scoperti prima dal film e poi ho recuperato il manga. E fra l'altro di Tomi c'è una saga sterminata di film. Io ho visto solo il primo, ma adesso, dopo aver letto il manga, mi è venuta voglia di mettermi a recuperare tutti i vari capitoli. Poi Horror, mezzo secolo di incubi, magia e misteri a fumetti. È questo meraviglioso volume targato Nona Arte che raccoglie praticamente tutte le storie scritte da Alfredo Castelli per la storica rivista Horror fra il 69 e il 71. Horror è stata una delle primissime riviste orrorifiche uscite in Italia. Questo è un volume pazzesco anche solo a livello estetico, da esporre in libreria. È una bellissima lettura, ma comunque per me è da avere anche solo per il valore storico e culturale che ha, perché comunque è stato fatto intanto un meraviglioso lavoro di recupero e comunque il volume è curato da Castelli in persona, che lo arricchisce con una presentazione con vari approfondimenti che fotografano quello che era il momento storico, quindi quella che era il mondo del fumetto dell'epoca, dell'editoria, dell'horror anche di fine anni 60, e quindi è molto affascinante anche avere questo scorcio di un'era passata, di un modo di fare fumetto che ormai non esiste più. Quindi veramente un ottimo volume per gli appassionati di fumetto, horror e non solo, e per i collezionisti. Se siete interessati vi lascio il link per l'acquisto nella info box. Poi Zombie, guida alla caccia di Joseph A. McCallugan, edito da Odoia. Allora, questo è un simpaticissimo manuale di combattimento e di difesa dagli zombie. Praticamente si parte dal presupposto che gli zombie esistono, sono sempre esistiti e sono una minaccia concreta. Quindi vengono catalogate le varie tipologie di zombie, sono 6 in totale, e sono zombie negromantici, voodoo, nazisti, revenant, atomici, virali, e di ogni categoria spiega come nascono, i punti deboli e cose di questo tipo. E in più diciamo ci sono capitoli per esempio sui mastini zombie, quindi i cani infetti, i maestri zombie, poi i cacciatori zombie con armi, attrezzature e tecniche di combattimento. È una lettura molto simpatica che sicuramente diverte un appassionato di horror e potenzialmente interessante per uno invece che si sta approcciando al genere. Fra l'altro è sì una lettura leggera e divertente, però è molto preciso, molto coerente nella sua logica interna e a mio avviso anche piuttosto completo, perché io comunque amo i film di zombie e mi trovo d'accordo praticamente su tutto quello che ho trovato qui, quindi molto esaustivo. L'unica cosa che forse manca, che io avrei personalmente aggiunto, sono gli zombie creati in laboratorio tramite sperimentazione scientifica e medica, perché fra l'altro mi aspettavo che si dicesse qualcosa a riguardo quando si parlava degli zombie nazisti. In realtà no, si parla solo di magia nera, però un capitoletto sugli zombie creati in laboratorio secondo me ci poteva stare. Quindi sicuramente un manualetto molto carino, fra l'altro è a colori, quindi con illustrazioni e immagini a colori, e se siete interessati all'acquisto vi lascio un link nel box. E fra l'altro di questa collana qua c'è anche la versione con i licantropi, quella diciamo la caccia licantropica. Io sono tentata di prenderlo perché probabilmente è una lettura divertente quanto questa. Poi Unborn di Christian Sartirana, questo è l'ultimo romanzo di Sartirana, che è un autore piemontese praticamente esordiente, insomma questo è il suo primo romanzo lungo, credo. Molte delle sue storie horror sono ambientate fra le nebbie del Piemonte e anche questa non fa eccezione. Unborn è la storia di Lorenzo, che è un cacciatore di libri che si imbatte in questa Bibbia apocrifa, scritta in un linguaggio criptato e in alcuni quaderni di appunti di un professore scomparso nel nulla.
decide di indagare e scopre che la questione è legata alla cittadina fantasma di Robbia, cittadina che ha questo campanile che svetta dalla nebbia, e alle leggende di una città sotterranea. Quindi la vicenda si fa sempre più inquietante e scopre di essere al centro di una sorta di oscura profezia. È una storia che, come scrive lo stesso autore, si ispira molto al cinema di Carpenter e agli orrori Lovecraftiani. C'è anche molto body horror sul finale, cosa che ho apprezzato, ci sono momenti orrorifici molto di impatto. Infatti secondo me sarebbe una graphic novel molto figa, perché è molto cinematografico come storia. Sartirana ha un buon senso dell'intreccio, del ritmo, non ci sono tempi morti, è molto molto incalzante la storia. Quello che devo ammettere non mi ha completamente convinta è lo stile di Sartirana, diciamo la prosa, che ho trovato a tratti forse un pochino ingenua, nel senso che la lettura non mi è parsa sempre fluida, anzi a volte ci si incespica, e questo forse tradisce il fatto che comunque Sartirana sia alle sue prime pubblicazioni, quindi per carità, insomma. Io di suo ho già letto la raccolta ipnagogica, sempre di Acheron Books, e mi aveva particolarmente colpita il racconto La manina, un'idea veramente vincente. Quindi io diciamo in generale penso che le idee ci siano, ci sia lo spirito giusto, quindi c'è tutto il margine per migliorarsi anche da un punto di vista stilistico. Io intanto, se volete dare un'occhiata a Unborn e alle pubblicazioni di orrore italiano di Acheron Books, vi lascio un link nel box qui sotto. Poi vi mostro un paio di saggi a tema horror che ho comprato ultimamente. Italia Horror Underground, un saggio di Universitalia, quindi quella che adesso è EUS. In realtà non so cosa sia, l'ho preso a scatola chiusa perché sfogliandolo mi era parso di vedere nomi che solitamente non vengono menzionati nei manuali di horror italiano, quindi mi incuriosiva. Poi ho comprato questo saggio di Shutter Edizioni, Frontiers, il cinema horror franco-belga degli anni zero. Il titolo dice tutto, sembra molto interessante. Vi mostro l'ultimo libro, questa è un'antologia che ho letto ultimamente, Lo schermo dell'incubo, antologia a cura di David Scow. Scow non è particolarmente noto in Italia per la narrativa, è famoso soprattutto per aver sceneggiato il film Il Corvo. Cura questa antologia a tema film horror, ma cinema horror, teatro, quindi tutto quello che ha a che fare con questo ambiente. A me è piaciuto un sacco, anche perché diciamo fonde le mie due passioni, quindi la lettura e il cinema horror. Fra l'altro c'è veramente ci sono un sacco di autori molto molto interessanti, c'è Barker, c'è Lansdale, c'è Richard Matheson, ci sono Spector, Skip, c'è Campbell, e fra l'altro c'è anche la prefazione di niente po' di meno che Toby Hooper, il regista di Non aprite quella porta, quindi questo è stato veramente una bella lettura, una bella sorpresa. Per adesso è tutto, fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi libri, fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi anche in ambito di manga, che io sono sempre aperta a consigli, specialmente in questi campi in cui non me ne intendo molto. Grazie per avermi seguita, al prossimo video, ciao!